Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Le buone maniere a tavola in Italia. In Italia, il momento del pasto non è solo un atto per nutrirsi, ma anche un momento importante di socializzazione, di rispetto reciproco e di cultura. Per questo motivo, esistono molte regole di comportamento e di buone maniere che fanno parte della cosiddetta etichetta a tavola. Queste regole non sono scritte, ma tutti le conoscono e le rispettano, perché fanno parte della tradizione. Quando un ospite straniero viene invitato a mangiare con una famiglia italiana, spesso si accorge di queste abitudini e cerca di seguirle per non sembrare maleducato. Prima di tutto, la puntualità è importante. Se si è invitati a pranzo o a cena, è bene arrivare all'orario stabilito o, al massimo, con un leggero ritardo di 5 o 10 minuti. Arrivare troppo presto può creare disagio perché la famiglia potrebbe non essere ancora pronta, mentre arrivare molto in ritardo senza avvisare è considerato poco rispettoso. Quando si arriva, di solito si porta un piccolo regalo, come una bottiglia di vino, dei fiori o dei dolci, soprattutto se è una cena più formale. Una volta seduti a tavola, ci sono alcune regole da ricordare. Non si comincia mai a mangiare prima che tutti siano serviti e che il padrone di casa dica di iniziare. Questo gesto mostra rispetto verso gli altri. Inoltre, è bene tenere le mani visibili sul tavolo, ma non i gomiti appoggiati. Appoggiare i gomiti è considerato poco elegante. Le posate si tengono in modo corretto, la forchetta nella mano sinistra e il coltello nella destra, soprattutto quando si taglia la carne o altri cibi. Un'altra regola molto importante è quella di non parlare a bocca piena e di non fare rumori con la bocca mentre si mangia. In Italia, i pasti sono momenti di conversazione, ma si parla tra un boccone e l'altro. Inoltre, non è considerato educato usare il telefono a tavola. Mandare messaggi o rispondere a chiamate durante un pranzo è visto come segno di scarsa attenzione verso i commensali. Quando ci sono più portate, come spesso succede nei pranzi italiani, si mangia senza fretta, gustando ogni piatto. A volte ci sono l'antipasto, il primo, il secondo, il contorno, il formaggio e infine il dolce o la frutta. Non è obbligatorio finire tutto, ma è sempre educato a assaggiare almeno un po' di ogni piatto. Se non si vuole più mangiare, si lascia un po' di cibo nel piatto, ma non troppo, perché lasciare molto cibo può sembrare una critica verso chi ha cucinato. Durante il pasto, il pane si mette sul tavolo vicino al piatto, mai sul piatto stesso. Il pane si spezza con le mani, non si taglia con il coltello. Per quanto riguarda le bevande, l'acqua è sempre presente e spesso c'è anche il vino, soprattutto a cena. È buona educazione aspettare che tutti abbiano il bicchiere pieno prima di brindare o bere. Se si fa un brindisi, si guarda negli occhi le altre persone, dicendo cin cin o salute. Un altro aspetto importante è il modo di servire e di chiedere il cibo. Non si prende mai il cibo direttamente dal piatto degli altri e se si vuole qualcosa che è lontano, si chiede gentilmente di passarlo. In Italia, la parola grazie si usa spesso a tavola, quando qualcuno ti serve, quando ti passa il pane o quando ti versa da bere. Allo stesso modo, è importante dire per favore quando si chiede qualcosa. Infine, alla fine del pasto, non ci si alza subito. Si aspetta che il padrone o la padrona di casa dia il segnale che la cena è finita. A volte si resta ancora un po' a tavola per parlare, bere un caffè o un digestivo. Alzarsi di fretta può sembrare segno di poca cortesia. Oltre alle regole principali già menzionate, ci sono anche dettagli culturali che rendono speciale l'esperienza a tavola in Italia. Ad esempio, in molte famiglie italiane, il pasto è un momento sacro, non solo per mangiare, ma per condividere la giornata. Si raccontano episodi, si ride, si discutono argomenti leggeri e qualche volta anche questioni più serie. Tuttavia, temi troppo polemici o personali non sono ben visti durante un pranzo, perché potrebbero rovinare l'atmosfera. Quando ci sono ospiti stranieri,
Gli italiani amano spiegare i piatti, gli ingredienti e la tradizione che c'è dietro. Questo è un gesto di ospitalità e di orgoglio culturale. Se si vuole fare una buona impressione, è sempre bello mostrare interesse per la cucina italiana, chiedendo informazioni sul piatto, oppure facendo complimenti sinceri al cuoco o alla cuoca. Dire è buonissimo o che sapore delizioso fa sempre piacere. Un aspetto curioso è la questione del formaggio sul pesce. In molte zone d'Italia non si mette mai il parmigiano sui piatti di pesce e farlo può essere visto come un errore da chi rispetta le tradizioni culinarie. Anche l'uso del cucchiaio per mangiare gli spaghetti non è universale. Alcuni lo usano, altri preferiscono arrotolarli solo con la forchetta. In ogni caso, tagliare gli spaghetti con il coltello è quasi sempre considerato sbagliato. Per quanto riguarda i bambini, in Italia vengono educati fin da piccoli a rispettare le regole della tavola. Non è raro vedere famiglie che insegnano ai figli a dire grazie, a non alzarsi durante il pranzo e a non giocare con il cibo. Tuttavia, l'ambiente resta spesso rilassato e affettuoso, perché il pasto è anche un'occasione per imparare a stare insieme. Un altro punto fondamentale è come ci si comporta al ristorante. Molte delle regole che valgono in casa si applicano anche fuori, ma ci sono alcune differenze. Ad esempio, in Italia è normale chiedere il conto solo alla fine e non è considerato cortese alzarsi e pagare senza dire nulla agli altri. Se si è ospiti, spesso il padrone di casa paga, ma non è obbligatorio. Sempre più spesso si divide il conto e questo è accettato senza problemi. Quando il pasto è finito, si ringrazia di nuovo chi ha cucinato o chi ha invitato. Frasi come grazie per la cena, era tutto ottimo o mi sono trovato molto bene sono molto apprezzate. Alcune famiglie offrono il caffè come chiusura e rifiutarlo non è mai un problema, basta dire gentilmente no, grazie. Le buone maniere a tavola in Italia non sono solo regole da imparare, ma un segno di rispetto e di attenzione verso gli altri. Rispettarle significa voler condividere un momento piacevole con chi ci sta accanto, senza creare disagio. Anche gli italiani, quando vanno all'estero, cercano di adattarsi alle usanze locali, perché ogni paese ha le sue tradizioni. Da quando ho imparato queste regole, ho notato che seguire l'etichetta a tavola migliora le relazioni. Le persone apprezzano quando dimostriamo interesse e rispetto per la loro cultura. Ad esempio, la prima volta che sono stato invitato a cena da una famiglia italiana, ho fatto l'errore di riempirmi il piatto di pasta e di lasciare quasi tutto il secondo, perché ero già sazio. Ho capito dopo che è meglio mangiare poco di ogni piatto, piuttosto che molto solo di uno. Adesso cerco sempre di ascoltare i consigli e di osservare come si comportano gli altri. Infine, bisogna ricordare che le buone maniere non devono essere una costrizione, ma un modo per creare armonia. Non serve conoscere ogni singola regola, l'importante è essere gentili, rispettosi e disponibili a imparare. In Italia, quello che conta di più non è la perfezione formale, ma il piacere di stare insieme attorno a un tavolo, condividendo cibo, tempo e conversazione. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.